Eh sì, oggi a Sandit parliamo di sandbag o beanbag, che si voglia dire. Sono praticamente, in sintesi, delle sacchette di varie forme e misure riempite con materiali. Il nome richiama la sabbia o i fagioli, che sono dei materiali che siamo inizialmente molto utilizzati soprattutto da chi ha autocostruito questi oggetti. Oggi si utilizzano anche materiali un po' più tecnici, ma in sintesi sono delle sacchette, diciamo, appesantite e riempite che servono a creare dei cuscini, diciamo così, e infatti sono chiamate a volte anche pillow, e dove poggiare la nostra carabina e stabilizzarla al meglio al momento dello sparo. Ne andremo a vedere alcuni modelli più o meno economici, addirittura autocostruiti, per darvi un'idea di cosa utilizzare, quali eventualmente acquistare, quando utilizzarle e anche, se vogliamo, autocostruircene qualcuna magari più adatta al nostro scopo. Allora, cominciamo con un trittico prodotto dalla AIM, che è una società che produce anche puntatori red dot, diciamo di una certa media qualità, diciamo così, non particolarmente costosi, che produce ovviamente anche accessori tipo appunto queste sacchette. Vi dico subito che la carabina l'ho già controllata, è assolutamente scarica, non c'è il caricatore, ci infilo la mano, metto il dito all'interno della camera di cartuccia, non c'è nessuna cartuccia, l'otturatore è aperto, facciamo anche un controllo visivo, l'arma è perfettamente scarica, meglio accertarcene sempre anche se avevo già controllato. Quindi dicevo, partiamo da questa, appunto, questa fa parte di questo trittico, cioè questa più questa più questa, e sono delle sacchette. Tolgo un attimo la carabina per farvi vedere meglio. Sono quindi queste tre sacchette vendute insieme, costano poco, non mi ricordo quanto esattamente, ma penso tipo una trentina di euro tutto il kit. Sono vendute in una confezione, dicevo, vuote, ovviamente dovremo noi riempirle con quello che vogliamo. Che cosa utilizzare per riempirle? Cominciamo da questo. Allora, potremmo utilizzare la sabbia, non quella di mare ovviamente, ma ve lo sconsiglio perché intanto la sabbia è davvero pesante. Ne servirà anche parecchia perché poi piano piano si compatta, quindi ve ne servirà parecchia, dovrete farvene una certa scorta, ma soprattutto se si scuce anche solo un pezzettino di quello che voi, diciamo, state utilizzando, diciamo queste, oppure uno degli ingressi tipo questo, dove poi si va a infilare dentro il materiale che quasi chiude con uno strap, se si apre leggermente avremo poi la sabbia sparsa dappertutto, e la sabbia ha la cattiva abitudine di infilarsi ovunque. Pensate se finisce all'interno della vostra carabina. Quindi vi sconsiglio di usare la sabbia, meglio usare un materiale un po' più grossolano, diciamo, nella misura, e se possibile che non sia, diciamo, molto sensibile all'umidità ambientale, perché a volte sono spesso fatti di questi materiali sintetici impermeabili, quindi che non permettono la traspirazione neanche il passaggio dell'umidità, ma sempre meglio evitare, perché comunque, ecco, ad esempio fuori oggi c'è veramente una bufera, quindi se domani, se il tempo migliora, dovesse andare a sparare in poligono, probabilmente ci sarà un'umidità elevata, quindi vi consiglio ad esempio i pallini, quelli utilizzati per il soft tire, quei pallini di plastica da 6 mm bianchi che si vendono a sacchette da 1 chilo. Quelli sono assolutamente, essendo di plastica, resistenti all'umidità, nel senso che non gli fa proprio niente, non quelli biodegradabili che adesso vanno un po' di moda, diciamo, perché quelli invece praticamente si distruggono proprio con l'umidità. Quindi io parlo di quelli di plastica, diciamo, che si trovano ancora comunque commercialmente, che compongono, diciamo, una buona compattezza all'interno, essendo sferici perfettamente. Quando andiamo anche a dare dei colpi per formare la posizione che vogliamo, per compattare meglio, si distribuiscono bene e sono, diciamo, quindi una delle possibili soluzioni. Un'altra soluzione è quella che ho adottato io invece, che è più economica e più facile anche da reperire, perché praticamente li compro al supermercato. Sono praticamente la lettiera per gatti, quella in creta rossa, che è praticamente abbastanza granulare, quindi abbastanza grande,
quindi non esce se c'è un piccolo forellino, si compatta molto, molto bene e il suo peso, diciamo, una via di mezzo fra la sabbia, che è molto pesante, e i pallini, che invece sono abbastanza leggeri. Quindi finora ho usato quella, anche perché una sacchetta da 5, 6 kg, 8 kg costa una stupidaggine, parliamo di un paio d'euro, ma non è tanto una questione di costo quanto proprio di comodità di utilizzo, anche perché comprandone sacche abbastanza grandi, siccome il materiale che mettete dentro con il tempo tende a compattarsi, cioè trova sempre meglio la sua posizione, quindi un po' si sgonfia, diciamo, in alcuni punti, vi accorgerete che dopo un po' dovrete riaggiungerne un po'. E quindi, ad esempio, se io volessi ottenere queste punte belle gonfie, dovrei aprirlo e aggiungerne ancora. Non mi interessa, perché preferisco sempre avere invece una certa malleabilità per dargli a volte una forma un po' più adatta, in quanto lo utilizzo con carabine diverse e che quindi hanno delle forme diverse, e preferisco che sia leggermente, diciamo, non proprio gonfia al massimo. Queste, vi dicevo, della AIM sono carine perché costano una stupidaggine, se non sbaglio tipo 30 euro il trittico, tutte e tre. Questa ha anche questa fibbietta che permette di agganciare quest'altra e portarla insieme. Hanno su tutti e due i lati dei porta munizioni, quindi per tenere dei proiettili a portata di mano, la fibbietta di trasporto, e vi dico che è davvero molto resistente. Qua sopra ha questa specie di velluto sintetico che fino adesso, e sono anni che la utilizzo, tenete conto che la mia Ruger ha un handguard molto spigoloso, perché appunto tipo militare, non si è mai neanche graffiata, quindi come qualità non posso dire niente. Il secondo pezzo che vi danno insieme è questo, che è fatto praticamente uguale, stesso materiale, e che è, diciamo, è più piccolino, e ovviamente servirà in condizioni particolari, tipo se magari devo poggiarmi sopra una staccionata, qualcosa per poggiare il fucile, sarà perfetto. Oppure potrei utilizzarlo per rialzare questo primo, diciamo, questa prima sandbag, e creare quindi una superficie un po' più alta in caso debba magari sparare con inclinazione superiore. Oppure, altro caso, potrei utilizzarla invece nella parte posteriore del fucile, quindi dietro la pala, dietro al calcio, come appunto stabilizzazione posteriore, cosa che normalmente è derogata a quest'altro invece sacchetto che viene dato insieme, che è proprio fatto apposta per l'utilizzo posteriore. Vi faccio vedere un rapido esempio di come andrebbero a funzionare. Queste le ho usate molto, soprattutto i primi tempi, per sparare al bench rest, quindi ok. Come vedete posso dargli anche, ecco, si prende una bella posizione e stabilizza molto la carabina. Questo va dietro, in questo caso ad esempio andrebbe qui, e mi va a rendere proprio la carabina perfettamente stabile. Ovviamente poi c'è una questione di inclinazione della carabina, quindi se devo sparare diciamo in alto, dovrò alzare questa superficie rispetto a quella posteriore, quindi magari potrei ad esempio mettere anche questa, poggiare sopra, ed ecco qua che ho creato una superficie più elevata dove sparare. Altrimenti, ovviamente nel mio caso, avendo davanti un bipiede, posso utilizzare il bipiede. Mi trovo quindi questa situazione, quindi questa in questo caso è perfetta, perché qua dietro mi andrà appunto a stabilizzare il calcio, e troverò sicuramente l'inclinazione adatta per il tiro. Calcolando che poi, se devo cambiare, una volta trovata diciamo, la corretta posizione tra altezza del bipiede e la sandbag posteriore, se devo cambiare di poco la posizione del crocicchio del mio reticolo sul bersaglio, mi basterà strizzare con le mani, diciamo, la sacchetta, in maniera che questa si gonfia un po' e mi va ad alzare o abbassare la pala posteriore. Motivo per cui vi dico è sempre meglio non farle gonfie proprio, che non c'entra più neanche un granello, perché altrimenti poi non funzionerà in questo senso, mentre invece io strizzandola, come vedete, cambia di posizione. Caratteristica, diciamo, tipica delle sandbag posteriori è quella di poter essere, diciamo, manovrate manualmente, appunto strizzandole. Andiamo a vedere un altro modello. Per l'utilizzo solo posteriore, ad esempio, c'è questa che io uso molto, che è la classica sacchettina tonda, come vedete ha anche la sua maniglietta per il trasporto, regolabile in lunghezza, che ha anche questa la sua, diciamo, la sua funzione di essere, diciamo, strizzabile, ed si può usare in due modi. Si può usare sia in questo modo, quindi poggiando il calcio qua sopra, ok? In caso mi serva una situazione molto elevata dietro, o altrimenti in modo più consueto
quello di metterla così e poggiarci sopra la palla del calcio, come sto facendo adesso. Anche in questo caso strizzandola mi andrà a cambiare la posizione, diciamo della posizione della carabina, diciamo, per quanto riguarda l'elevazione della canna. Altro tipo di sandbag invece è questa che vedete adesso, che praticamente è una sandbag molto utilizzata, diciamo, in poligono, perché ha queste due chiamiamole orecchie, non saprei come definirle, con quest'incavo centrale che creano praticamente un canale di scorrimento della carabina che la tiene sicuramente molto centrata e permette appunto il movimento avanti e dietro durante lo sparo, tenendola però molto bene centrata e quindi impedendo lo spostamento laterale della carabina. Questa anche l'ho comprata senza il materiale dentro, perché altrimenti innanzitutto costano tantissimo già riempite, e quindi anche per la spedizione e quant'altro diciamo, conviene sempre riempirsela da soli, anche perché poi te la riempi con quello che preferisci, che potrebbero essere, come dicevamo, pallini da soft air, potrebbe essere lettiera per i gatti, potrebbe anche essere sabbia se preferisco utilizzare la sabbia, oppure altrimenti anche dei fagioli secchi, come si è fatto, diciamo, fin dall'inizio dell'utilizzo delle bean bag, anche chiamate così appunto per via dei fagioli, o sandbag, come dicevamo prima, per la sabbia. Sono chiamate a volte anche pillow, cioè cuscini. Questa qua adesso vedremo in particolare come è fatta e come funziona. Vi parlavo anche di sacchetti più piccole. Questo è un altro modello molto facile da portare, c'è anche un'asola per poterla agganciare ad esempio con un moschettone a un cinturone, oppure dove vogliamo, insomma, anche a uno zaino, ma sicuramente per un cinturone, in maniera che ce l'abbiamo a portata di mano nel momento che facciamo magari qualche operazione un po' più da gara, diciamo così. E questa è bella spremibile, questa è una che utilizzo spesso, sia perché ha una misura, diciamo, adatta proprio alle angolazioni di tiro che frequentemente io, diciamo, applico, ma anche perché in taluni casi mi è venuta comoda metterla in verticale, quindi poggiando qua sopra la pala del fucile e poi strizzandola. Questa può alzare e abbassare praticamente l'inclinazione del fucile. Ad esempio, in questo caso potrebbe andare qua dietro e stabilizzare, diciamo, la carabina in questo modo. Un altro modello molto simile a questo, ovviamente di una marca famosa che è la Caldwell, è questa qua che vedete, realizzata in materiali, diciamo, molto resistenti, con questa finta pelle, diciamo, tipicamente utilizzata da moltissime aziende. Anche questa ovviamente si può acquistare sia vuota che già riempita, ma parliamo di questa davanti che fino adesso vi ho mostrato soltanto, ma non vi ho detto nulla di particolare. Allora, questa qui è utilizzata molto anche in ambito sportivo, diciamo così, perché ha appunto delle prerogative. Allora, intanto ha questa maniglia che permette appunto di trasportarla. Anche questa ha un'asola per mettere ad esempio un moschettone e agganciarla addosso. Da questa parte ha un grande velcro per mettere patch personali oppure di aziende che ci sponsorizzano in caso noi partecipiamo a gare di un certo livello. Anche davanti ha un velcro per mettere una patch, ad esempio potrei metterci quella di Sandit, sarebbe una buona idea. E come vedete poi qua ha queste cinte a strap elasticizzate che permettono di agganciarla sotto all'handguard di carabine sportive, perché le carabine sportive hanno dei passaggi fatti apposta dove agganciare delle sandbag sotto e utilizzare quindi questa in questo modo, quindi in maniera che praticamente in questo modo, scusate, la carabina si troverà qua, appesantendo quindi molto la carabina e quindi stabilizzandola molto durante il tiro e creando anche una superficie di appoggio, ad esempio, molto comoda in caso dovessimo appoggiarci sopra delle staccionate. La staccionata è una struttura stretta e lunga, quindi non è facile stabilizzare la carabina là sopra. Mettendo questa, voi capite che questa va proprio a cavallo e ci crea una superficie bella, grande, stabile e pesante, dal quale puoi effettuare diciamo, dei tiri un po' operativi, diciamo, dei tiri in posizioni sicuramente inusuali.
Altrimenti nell'uso classico che possiamo farne in poligono è sicuramente molto comoda e funziona molto bene, ancora meglio con carabine che abbiano un handguard un po' più liscio e morbido, magari non così spigoloso, tipo ad esempio quelle che hanno la classica impostazione tipo caccia, tipo ad esempio la Sabatti Tattica Levo che avete visto nei miei ultimi video, che scorrerà perfettamente qua dentro senza nessun tipo di resistenza. Come vedete, ho utilizzato le cinghie elastiche per infilarci l'altra sandbag, quella nera stretta che faceva parte del kit dell'AIM, per crearmi una superficie più alta. Quindi mettiamo che ho bisogno di tirare con inclinazione superiore, con un'altezza superiore, diciamo, nella mia posizione della carabina, è facile abbinare le sandbag una con l'altra per creare una superficie diciamo stabile e più alta. In questo caso è molto stabile perché siccome questa sandbag che avete visto prima ha delle fasce elastiche a strap, praticamente si sono proprio unite insieme, è diventato un pezzo unico solido, anche molto pesante perché fra tutte e due adesso pesano abbastanza, e quindi diciamo la situazione sarebbe assolutamente comoda. Perché l'ho messa così alta? Per farvi vedere l'ultima soluzione, praticamente l'autocostruirsi una sandbag che faccia al caso nostro. Allora, in questo caso vedete questa sandbag qui, che mi sono autocostruito utilizzando una vecchia tasca posteriore militare, per utilizzo militare di vecchia generazione, che avevo fra le tante cose diciamo che uno ha da parte che non usa più, però molto buona nei materiali, molto resistente, con delle grosse zip di alta qualità, e mi dispiaceva diciamo buttarla proprio perché era fatta molto bene, ma ovviamente ormai inutilizzata per via della vecchia tecnologia di aggancio ai cinturoni o ai tattici, che era il modello Alice, cioè un vecchio sistema utilizzato nell'esercito italiano con diciamo degli agganci di ferro, che ormai diciamo obsoleto. Però la tasca è veramente ottima sia nei materiali che nella costruzione. Quindi che ho fatto? L'ho riempita utilizzando però delle buste interne, doppia busta, in maniera che se si rompe diciamo il materiale comunque non uscirà fuori. Se si rompe anche una delle buste, ce ne sono ben due, perché le zip, per quanto possono chiudere bene, non sono studiate certo per mantenere all'interno materiali molto piccoli, tipo appunto polveri o cose del genere. In più queste tasche spesso hanno dei fori per la fuoriuscita di eventuale acqua che dovesse penetrare appunto in un utilizzo un po' militare. Quindi che ho fatto? Ho riempito queste sacche all'interno sempre con la lettiera in creta rossa per gatti, e mi sono creato questo bel cuscino, questo pillow, in questo caso lo chiamerei più che sandbag, utilizzando poi i passanti che erano studiati per un attacco diciamo molle, cioè per agganciarci delle altre tasche, per farci questa diciamo cinta diciamo così da trasporto, ma che più che altro mi permette, allargandola e stringendola, di rendere questa sacca più o meno compatta e quindi darle una resistenza e una forma diverse. Questo perché? Perché soprattutto in certe situazioni mi trovavo che avevo bisogno di una superficie dietro di appoggio bella grande e che fosse diciamo malleabile, cioè deformabile a mio piacimento. In questo caso quindi è stato molto comodo. Costo niente praticamente, perché la tasca ce l'avevo già, se l'avessi comprata in qualche mercatino penso un massimo 5 euro, e il materiale che sta dentro, che come dicevo costa davvero poco, sacchi tipo da 8 kg stanno 2-3 euro, quindi anche avendo comprato, anche se avessi dovuto comprare la tasca, sarebbe costato sotto i 10 euro tutto quanto. Ovviamente potrete usare quello che vi pare, potreste anche farvi cucire magari con del tessuto tipo jeans o un qualcosa comunque di una certa resistenza, perché deve resistere all'attrito ovviamente dello scorrimento nel momento dello sparo della carabina. Poi dipende sempre dal calibro della carabina, certo se è una 22 la resistenza della sandbag sarà ovviamente necessaria inferiore, in quanto
il rinculo dell'arma è veramente limitato, più il calibro è grosso, più questo effetto, diciamo, sarà risentito dalla superficie che la ospita, e quindi sarà meglio utilizzare materiali, diciamo, più tecnici, più adatti a resistere appunto allo strofinio dello spostamento avanti e dietro della carabina. Vi dicevo, quindi le possiamo anche far da soli, perché ad esempio anche una sacchetta come questa ce la potremmo tranquillamente far cucire, oppure rimediare un sacchetto di qualche tipo. Quindi abbiamo affrontato un po' tutte diciamo, le possibilità per quello che riguarda le sandbag, quindi vari modelli, varie forme, vari costi anche. In questo caso qui la più costosa è questa della Caldwell, che ovviamente è una marca famosa, sicuramente di qualità. Le altre hanno costi molto variabili, ma che comunque vi assicuro sono tutti molto bassi. Hanno sempre comunque funzionato perfettamente, nonostante io non le abbia trattate poi sicuramente molto bene. Non mi resta che accennarvi molto velocemente all'utilizzo più adatto, diciamo così. Praticamente se dobbiamo sparare ad esempio al Ben Celeste e non abbiamo un bipiede montato sulla nostra carabina, sicuramente ci servirà e sarà comodo avere una sandbag o più di una, diciamo, da mettere davanti alla nostra carabina, almeno davanti. Dietro potremmo utilizzare magari anche la mano se vogliamo una situazione un po' meno precisa. Sempre meglio comunque davanti utilizzare delle sandbag piuttosto che quegli oggetti artigianali di legno che a volte troviamo nei poligoni, che non ci daranno sicuramente quella stabilità necessaria per un tiro molto preciso, soprattutto se ad esempio vogliamo o dobbiamo fare l'azzeramento dell'ottica. In quel caso più l'arma sarà perfettamente stabilizzata, più noi faremo un lavoro di fino e fatto bene. Quindi in quel caso sicuramente vi tornerà utile. Vi consiglio quindi sempre di procurarvene almeno una di un qualche tipo, che potrebbe essere questa fatta così che abbiamo visto prima, oppure, come detto prima, in ultima analisi autocostruirsene una perfettamente adatta al nostro stile, diciamo così, di tiro in poligono, che abbia quindi la forma e il peso più consoni a noi. Tutte le sandbag che vi ho mostrato in questo video io personalmente le ho acquistate, tranne quella che ho autocostruito ovviamente, dicevo, le ho acquistate presso l'Armeria Ciaffoni di Frascati, dove le ho trovate a un prezzo davvero molto basso, sia il trittico che quelle singole. Ovviamente la più costosa, ripeto, è la Caldwell, che sappiamo è una marca, diciamo, di una certa qualità, e le cose di marca sempre costano un pochino di più. Se avete trovato il video interessante e vi è piaciuto, mettete un like, in questo modo supporterete la mia attività. Lo farete sicuramente anche iscrivendovi al mio canale e attivate la campanellina, in questo modo non perderete l'uscita di tutti i prossimi video. Per oggi vi ringrazio e ci vediamo presto sempre su Sandit!